Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi pianteremo a terra delle talee che si sono radicate in acqua. Sono tantissime le piante che sviluppano le radici molto facilmente in acqua, da quelle d'appartamento, la pothos, la monstera, ma anche l'edera, le stesse rose. Qui abbiamo del rosmarino, della lavanda, della lonicera. Sono veramente tantissimi, il filodendro. Vedremo come piantarle a terra, con che materiali, per fare in modo che resistano a questa piantumazione, a questo shock che è per le piante. Andiamo a vedere come fare. Quello che ci servirà per piantare a terra queste talee saranno vasi, un po' di perlite, un po' di terriccio e la nostra solita compagnia di Rodrigo e Olivia. Cominciamo a piantare questo rosmarino radicato in acqua. Guardate che belle radici. Usiamo un vaso piccolo ma dove si possano distendere bene le radici. Possiamo partire con questo rosa. Il materiale che serve è un 50% di perlite e 50% di terriccio. Stendiamo bene le radici di questo rosmarino. Noi sappiamo che il rosmarino è una pianta aromatica, perenne, molto usata in cucina. Ecco, la spingiamo bene. Come sappiamo, la perlite consente alle radici di ossigenarsi molto bene ed è fondamentale per il drenaggio, quindi è molto importante per continuare la radicazione e l'adattamento delle radici, in questo caso del rosmarino, al terreno. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa anche per questa lonicera. Guardate che belle radici. Perlite e terriccio al 50%. Mescoliamo un po', stenderemo bene le radici. La lonicera è una pianta rampicante della famiglia delle caprifoliacee, molto vigorosa. Questo qui è una talea di un ibrido che si chiama lonicera thelmaniana. Ripeto, molto vigorosa, può raggiungere anche 5 metri di altezza. Si arrampica, quindi bisogna tenerne conto quando si pianterà a terra. Ha una fioritura abbondante e bellissima, giallo e arancione. I fiori sono molto caratteristici, molto belli e durano per tutta l'estate fino all'inizio dell'autunno. Copriamo sempre con la perlite per i soliti motivi che conoscete. Meglio abbondare. Innaffieremo le nostre talee, le terremo umide, costantemente, esposte alla luce, ma non ai raggi diretti del sole, perché comunque devono concentrarsi sulle radici
e sono abbastanza delicate, non possono essere bruciate dal sole. Abbiamo anche un aggiornamento su una talea fatta un po' di tempo fa, in questo vasetto dove c'erano delle viole. Ho fatto una talea di lavanda e ha radicato molto bene, tant'è che è fiorita. Però per far concentrare la pianta sullo sviluppo delle radici bisogna tagliare questi bellissimi e profumati fiori, senza paura. La talea reagirà bene e si concentrerà fornendo energia alle radici e non ai fiori. È una talea giovane, al momento ha bisogno di crescere, non di essere bella subito. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.